Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a montare questa bestiolina qui, che è un monitor 9 pollici che tra le tante funzioni ha l'Apple CarPlay e poi la possibilità di mettere una videocamera nella parte frontale dell'auto per vedere, diciamo, la parte più nascosta dell'auto, la parte bassa, così da avere da vedere la distanza reale tra la nostra auto e gli oggetti che ci circondano. Qui a sinistra abbiamo il carichino Tesla, che penso che ancora non l'ho mai aperto proprio, infatti è ancora proprio imballato. E niente, adesso vediamo un attimo se riusciamo nell'impresa di non fare danni e montare questo schermo. Andiamo, let's go! Allora, diciamo che nella parte interna abbiamo anche della scatola, abbiamo anche gli utensili che ci serviranno per il montaggio, quindi vabbè, io mi sono portato anche un cacciavite, altre cose io da casa. Ecco, questa è la videocamera che andremo a montare alla parte anteriore bassa, che finalmente ci aiuterà nei parcheggi. Allora, come prima cosa dobbiamo andare a smontare tutta questa parte qui, perché dobbiamo far passare i cavi che andranno qui vicino, diciamo, alla parte bassa vicino alla targa. Quindi andiamo a smontare le clip che stanno qui piano piano senza fare danni. Molto semplice. Poi andiamo a rimuovere questa vaschetta, perché questa è sempre a agganci qui in plastica. Sì, questi agganci fanno paura solo a guardarli, sono molto, secondo me, molto facili da rompere. E adesso andremo a svitare le viti che stanno qui in basso, queste 4 viti. Questi primi 2-3 minuti sono davvero molto semplici e fanno ben sperare. Speriamo che continui così la giornata. Ok, da qui sotto ok, adesso andiamo a scollegare la lampadina alla parte anteriore e leghiamo tutto. Wow, e il motore? Non c'è il motore? Mai vista, mamma mia, che spettacolo, sembra vuota, come se manchi un pezzo. Ok, adesso facciamo passare il cavo da qua dentro, che andrà a finire dalla parte esterna vicino alla targa. Allora, situazione attuale: adesso ho fatto passare il pilota dalla parte dove c'è la targa a dentro. Adesso ci collego il cablaggio e lo faccio intanto passare, però non lo fisso subito perché voglio vedere un attimo, voglio prima vedere di accendere lo schermo quando sarà tutto collegato e mettere la fotocamera nel miglior modo possibile. Allora, il cavo l'ho fatto passare con il pilota, quindi siamo all'interno. Adesso devo levare questa clip in plastica e far passare più o meno da questa parte il pilota, che poi andrà dentro la vettura. Allora, iniziamo adesso a sventrare per bene l'auto, la parte interna. Iniziamo a sfilare la guarnizione. Bella questa cosa, mi piace tantissimo, specialmente dopo rimettere tutto a posto, ci divertiremo sicuramente. Allora, adesso andremo a smontare qui. Allora, non senza qualche problema, abbiamo smontato la parte qui dall'interno della macchina. Adesso andiamo a smontare la guarnizione, già un pezzo l'ho smontato. Adesso andiamo a staccare questa clip
dove si smonterà questa fascia, diciamo, e poi andremo a far passare il filo all'interno dell'auto. Allora, adesso ci troviamo in questa situazione con la parte qui dell'OBD che poi dobbiamo collegare, quindi abbiamo, diciamo, sventrato tutta la parte destra del conducente e adesso andremo a fare tutti i dovuti collegamenti proprio qui. Allora, qui stiamo entrando proprio nel vivo dell'azione, smontato tutta la parte qui superiore, ma adesso dobbiamo passarci i cavi e posizionare poi lo schermo nella parte centrale del volante. Allora, diciamo che questa è stata la cosa più difficile della giornata, far passare ovviamente il pilota, non quello che danno in dotazione perché era una cosa indecente. Da qui, diciamo, da questo vano alla parte qui sotto del portaoggetti è stata proprio una cosa, un'impresa titanica. Adesso vediamo di passarci i cavi e poi finalmente montare questo benedetto schermo da 9 pollici. Allora, si inizia ad intravedere la luce. Qui diciamo che l'ho posizionato, collegato, provato e rimesso tutta quanta la placca qui sopra. Adesso è rimasta la parte più simpatica, rimettere a posto tutto questo bordello. Allora ragazzi, dopo un'estenuante battaglia pomeridiana sono riuscito a configurare tutto, aggiornare tutto quanto ed ecco qui CarPlay. Me l'ero quasi dimenticato, vedete? Uno spettacolo proprio. Adesso poi vabbè, ovviamente farò qualche prova in movimento, adesso era solo per configurarlo e niente, ho messo a schermo intero, è uno spettacolo proprio e non vedo l'ora di poi provarlo con la navigazione. Poi c'è qui, vabbè, ci sono gli shortcut sul volante, qui ci sono i vari temi da scegliere, sono 3. Secondo me il più bello è il primo, questo qui. Lasciamo questo qui. E niente, ne è valsa la pena? Sicuramente sì. È semplice da montare? Sicuramente no. È stata davvero una battaglia, specialmente perché in dotazione diciamo che servirebbe un pilota come Cristo comanda e non quel giocattolino che mettono loro. Comunque un'altra cosa davvero spettacolare è la telecamera frontale che adesso vi faccio vedere. Ragazzi, guardate che spettacolo, cioè questo accessorio è davvero un game changer. Adesso devo un attimo fare pratica con gli shortcut che ci sono sul volante perché ancora non sono ben pratico, ma devo dire che, cioè, guardate che spettacolo ragazzi, poi una risoluzione incredibile. E questo funziona, la telecamera è attiva fino a quando non si raggiunge, mi sembrano, i 20 km/h, quindi continua a funzionare. Ecco, sì, 20 orari e si risblocca, cioè uno spettacolo. Ma poi guardate la risoluzione dello schermo, cioè guarda, ha soddisfatto le mie aspettative, anzi pensavo molto peggio, ma molto peggio, e invece è uno spettacolo proprio. Ecco, perfetto, sto iniziando a prendere dimestichezza con gli shortcut sul volante. Si devono utilizzare la rotellina, questa qui, la parte destra, diciamo, la rotellina destra. Cioè, penso che Premium Connectivity la affiondo domani, seduta stante. Ho provato il CarPlay, anche la parte di Spotify con il Bluetooth, e l'uscita va direttamente sull'auto. Va settata un'impostazione, infatti inizialmente non riuscivo a farla uscire dall'auto e me la faceva uscire ci sono due speaker piccoli dallo schermo e mi stava prendendo a malissimo, perché ho detto no, non ci credo che
che non riesco a farlo funzionare, invece poi tutto a posto. Diciamo che la cosa davvero spettacolare è questa cosa di Spotify che praticamente fa riprodurre la musica poi direttamente sull'auto grazie a questo dispositivo, e quindi diciamo che Premium Connectivity ti salutiamo, anche perché non mi sono quasi mai preso con Spotify della macchina, perché aveva altre playlist, altre cose, ogni volta un disastro. Questo ripaga tutto il pomeriggio dietro al montaggio di questo accessorio. Comunque per ora ho provato 2 o 3 cose e anche lo schermo non lagga assolutamente. Io ho provato dei dispositivi quando avevo la classe A, la Mercedes, e che la stessa marca c'è anche per Tesla, ma non l'ho neanche acquistato perché ricordo dei lag incredibili, e anche quello funzionava, mi ricordo una volta sì, una volta no. Adesso vediamo un attimo, facciamo un piccolo test per vedere come si comporta. Allora, eccoci qua in movimento, strada di città, e io continuo a essere piacevolmente sorpreso, intanto la freccia, dalla risoluzione dello schermo in primis, e poi dal fatto che scorre davvero in una maniera piacevole. Zero lag, zero scricchioli nel rimontare tutto quanto, strada molto dissestata, nessun rumore. Ho un po' paura di non rimontare in una maniera ottimale il tutto, invece diciamo che è andato più che bene. Allora, adesso faremo una prova pratica sul campo, proveremo ad andare addosso a un muro. Semplice parcheggio. Adesso gli shortcut sul volante, andremo ad attivare la fotocamera anteriore. Ecco qui. Adesso vediamo, con la luce come si possa vedere. Ok, vediamo adesso, da così non è che si vede più di tanto. Adesso scendiamo e vediamo di quanto ti è avvicinata. Devo dire che senza aiutino ad occhio questa distanza è abbastanza difficile da raggiungere senza scorticare il muso. Allora ragazzi, conclusioni finali del video sul montaggio di questo schermo. Allora, sono rimasto piacevolmente sorpreso perché non mi aspettavo una qualità del genere, pensavo assolutamente a qualcosa di non proprio cheap, ma quasi. Invece devo dire che i punti forti di questo schermo sono la definizione, che non mi aspettavo assolutamente, la telecamera, che mi ha sorpreso anche quella per come si vede, e poi vabbè il CarPlay, che quasi mi ero dimenticato di come funzionasse, e devo dire che era una mancanza che si faceva sentire. Tutto questo dicendo che non è stato facile assolutamente il montaggio, quindi se vedete altri video o comunque altre testimonianze in cui dicono sì, no, è facilissimo, 2 minuti si monta, tutte cazzate per come la vedo io. Certo, ci vuole un po' di manualità e soprattutto i giusti utensili. Munitevi, se dovete farlo da soli, di un passacavi, un pilota, come volete chiamarlo, adatto, perché di solito quello che viene fornito nella confezione non è adatto per niente, anzi sembra quasi una difficoltà aggiunta al montaggio. Quindi che dire, soddisfattissimo, ne è valsa la pena. E tempo di installazione è più o meno, tra una parolaccia e l'altra, di più o meno 3 orette. Niente ragazzi, quindi upgrade consigliatissimo. Ci vediamo in un prossimo video, ciao!